Cos'è Lambda? Lambda è un software di accesso alla matematica per gli studenti ciechi ed è basato su un codice lineare e un editor per visualizzare, scrivere e manipolare il testo matematico. Il codice, il Lambda Math Code, è una derivazione diretta dal MathML ed è stato costruito per l'uso ottimale delle periferiche Braille e della sintesi vocale. L'editor si sta aprendo. Consente invece la scrittura, la manipolazione e la comprensione delle espressioni matematiche, ovviamente in modo lineare, perché è questo l'unico possibile accesso tramite display braille, caratteri uno alla volta e una sequenza lineare. Ma offre anche una serie di funzioni compensative, che troviamo qui nel menu, per agevolare l'inserimento, per comprendere le strutture, per invertire frazioni, per duplicare, per agevolare la manipolazione da computer della matematica. La matematica, e qui la vediamo in formato grafico tradizionale, ha una struttura bidimensionale. Quindi l'accesso lineare può risultare un po' più faticoso, ma è l'unico che possiamo offrire. Il Lambda 2, il Lambda, è destinato a studenti dalla scuola secondaria di primo grado fino alle scuole secondarie di secondo grado e anche all'università. È richiesta una minima competenza nell'uso del computer. Ora, anche se Lambda 2 è destinato ai ciechi, i suoi documenti devono essere fruibili anche da chi non conosce il braille o comunque ci vede attraverso sia lo schermo o delle pagine stampate. E in ambito didattico questo è fondamentale perché è l'apporto che l'insegnante può dare per seguire non solo valutando e esaminando il lavoro conclusivo, ma anche deve poter seguire tutto il processo didattico. E quindi, per consentire questo, il Lambda mostra a video il testo non solo in un formato grafico tradizionale, ma anche nel formato lineare. Con questo formato lineare ed è facilmente comprensibile a quali elementi matematici ci si riferisce. E sono stati progettati anche dei particolari simboli che vadano a rispecchiare il carattere braille che lo studente legge sul display e che è stato introdotto necessariamente per esempio in questo caso per la chiusura di una radice, eccetera, con delle terminologie che non sono presenti immediatamente nella rappresentazione convenzionale, ma che sono necessarie per spiegare il significato e per capire meglio di una vera ambiguità, in questo caso rispetto alla radice.